Buongiorno a tutti ed eccoci in un nuovo video con più entusiasmo di quello precedente. Allora, siamo rimasti in questa condizione, abbiamo asportato questo legno ed è già stata una grande soddisfazione. Abbiamo asportato qualcosina di questo e un paio di pannelli qua. Come avete potuto vedere nelle foto dell'altro video, abbiamo perso il piccone e due scalpelli. In più abbiamo piegato anche questo. Come abbiamo fatto? Allora, abbiamo tolto tutte le viti che erano presenti in questo pannello. E poi abbiamo detto, vabbè, lo strappiamo via. E ci abbiamo provato, abbiamo iniziato con gli scalpelli, 1, 1, 2, e poi abbiamo puntato questo in questo modo. Effettivamente funzionava, perché la macchina l'ha alzata, però non si è strappato il legno. E quindi adesso dobbiamo ricorrere a soluzioni già adottate in passato. Questo qua ci è stato molto utile, a presa diretta, perché non c'è più l'interruttore, neanche il manico, e andremo a strappare via uno strato alla volta. Vediamo se così riusciamo. All'interno, invece, dall'altra parte, la situazione è più o meno analoga. Abbiamo perso 3 cacciaviti, uno scalpello e forse c'è un altro scalpello qui dietro. Perché è successo questo? Abbiamo tolto tutte le viti di questo pannello. Abbiamo detto, tanto non ci sono più le viti, facciamo leva e lo strappiamo. Ma c'è stato un inconveniente. Allora, dietro a questo pannello c'è una struttura che è analoga a questa. Non mi ricordo se era più spessa o meno spessa, comunque è abbastanza uguale. Cosa che abbiamo fatto noi? Dall'altra parte c'è un altro pannello gemello, quindi immaginate che sia qui dietro in questa posizione. Questo buco noi l'abbiamo riempito con un altro pezzo di legno, ma non l'abbiamo avvitato da questa parte verso l'altra, ma da di là verso di qua. E quindi noi non riusciamo più a strappare il legno perché dietro è avvitato. E effettivamente, guardando le foto, è così. Noi eravamo convinti che i viti fossero soltanto da qua verso il ferro, in realtà sono anche dall'altro legno sul ferro, prendeva il legno e prende anche questo, e quindi non riusciamo più a strapparlo via. Di conseguenza dobbiamo per forza svuotare tutto il risonatore di là per riuscire a strappare via tutti gli altri legni, togliere gli spessori che ci sono qui dentro e riusciremo a togliere questo pannello maledetto. Così poi continueremo a togliere legno qui, finiremo di pulire qui e tutto il resto. Che dovremmo essere già in una buona situazione, dovremmo essere già abbastanza comodi così. La sezione posteriore non la guardiamo per adesso perché è un discorso un po' più lungo, un po' più complicato e dobbiamo anche vedere un attimino come comportarci. Le soluzioni più strane sono talvolta quelle migliori. Praticamente con il martello pneumatico andiamo a infilarci dentro tra le varie righe del multistrato, strappiamo 4-5 sezioni per volta, lasciamo dentro la punta, quindi entriamo fino in fondo, sganciamo il martello pneumatico e poi con il piede di porco, questo, andiamo a infilarci nell'insenatura, andiamo a infilarci nell'interstizio che avevamo creato, facciamo leva e riusciamo a strappare molto più legno rispetto con il vecchio sistema. Dai che forse ce la facciamo in giornata. Siamo finalmente arrivati all'MDF. Ne abbiamo tolto di legno. Dai, da qua adesso è una passeggiata, 5 minuti abbiamo fatto. Beh, non è difficile tirare via l'MDF. Con l'ausilio di questo bel martello pneumatico viene via con piacere. D'altronde è quasi cartone, ti punti dentro, lo strappi. Però gli imprevisti non mancano mai. Eravamo convinti che questo pannello andasse fino a una certa profondità, almeno fino a qua. E in realtà, siccome qua stiamo parlando di almeno 8 anni di modifiche, quindi è difficile ricordarsi tutto. Questo pannello è stato aggiunto prima che riempissimo tutta questa zona. Di conseguenza, anche quel pezzettino che c'era avanzato qua, che si vede pochi minuti fa, era sopra al pavimento. Quindi noi cercavamo di togliere, non capivamo per forza, perché questa modifica è stata fatta
prima di fare questa, e dopo aver fatto questa è stato aggiunto il legno qua sopra, che sarebbe questa sezione. E quindi diventa complicato ricordarsi anche tutto. Con le foto non riusciamo a ricordarci tutti gli step, perché sono stati fatti veramente in tantissimi anni. Ad ogni modo, adesso, se siamo fortunati, togliamo questo, togliamo suo fratello che c'è dietro, forse vediamo il ferro dalla parte centrale, forse, perché secondo me c'è dietro un altro pannello, però non mi ricordo. E togliendo questi riusciamo a finire di pulire qua dentro, quindi tutto il lavoro da come è stato pensato è diventato tutto il contrario adesso. Non serve più tirare via questo, ma bisogna tirare via questi qui. E dai, pian piano ce la facciamo, dai. A questo punto siamo riusciti ad arrivare al ferro, alleluia. Questi qua sono i quadrati che vi avevo fatto vedere prima, che vi dicevo che non mi fanno liberare il legno che c'è qua dietro e i cacciaviti vari. Bene, perché possiamo picchiare da di qua verso di là, dobbiamo strappare via il legno, ma non ci ricordiamo più qua sotto cosa abbiamo combinato. Quindi adesso vediamo se continuiamo col pavimento o buttare giù quella parete qua. Probabilmente picchieremo giù prima questo. Allora, siamo arrivati dove più o meno ci interessava. Qua sotto dovrebbero esserci dentro dei... come li possiamo chiamare? In italiano. Delle travi, delle travi, non ci ricordiamo se sono alte 16 o 20 centimetri. Qua è proprio la parte, finché è MDF, che ha dentro come riempitivo lo sfogli, però nel senso col materiale pneumatico così riesci, viene via in buone porzioni. Dobbiamo inventarci qualcosa adesso per il pavimento, perché qua è dura. Non so se... Dobbiamo innanzitutto pulire via tutto quell'MDF qua che c'è su, trovare le viti se riusciamo a trovarle e poi trovare un sistema per riuscire a eliminare quelle travi qua. Poi una volta fatto questo possiamo eliminare tutto quel legno qui e forse riusciamo a tirare via l'altra parete. La regola è andata anche meglio del previsto, dai. Non è stato particolarmente difficile. Adesso abbiamo liberato tutto, quello lì è tutto il pavimento originale. Tireremo via, se non ci siamo dimenticati niente, quel pannello lì. Questo pannello qui, che è questo che vedete di qua. Vediamo se... che è quello che vedete da di qui praticamente. Lo tireremo via e lo tireremo via con le buone maniere e con le migliori intenzioni, cioè usando questo. Ci appoggeremo qui, ok, questo qua è tutto ferro, e con uno spessore un qualcosa andremo a far forza su uno di questi quadrati o anche più di uno e vedremo di, magari ne usiamo due che abbiamo in giro, due di questi, e vedremo di strappare via quel legno che c'è di là, così libereremo tutta questa parte verticale e poi come al solito via quello, se non ci siamo dimenticati niente, e finiamo di pulire quella parte di superiore e poi penseremo a cosa fare dopo, che già così non è poca roba, fidatevi. Ce l'abbiamo fatta, accidenti. Alla fine abbiamo usato un martinetto olio, si vede la mazza. Alla fine abbiamo usato un martinetto olio, un po' di spessori, anche di qua, e abbiamo finalmente rimosso. Quindi questa è la situazione che abbiamo adesso. Finalmente possiamo togliere questo pannello, finalmente. Ovviamente abbiamo sfruttato con le migliori intenzioni. Quello che siamo riusciti a togliere prima l'abbiamo tolto, quello che non siamo riusciti, niente. È andata così. Niente, dai, nel complesso bene, non ci aveva messo neanche tanto, forse un'ora. Un'altra visuale della situazione, tutto pulito. Rimuoveremo adesso che abbiamo accesso a questo e finiremo di pulire questo. Bene, dai, sono abbastanza soddisfatto.
rimuoveremo anche tutta quella sezione qua che fa comunque parte di questo pannello. Infatti qua l'abbiamo strappata e niente, dai, è complesso molto 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 bene, dai. La situazione è questa qua. Allora, gli abbiamo tolto di legno, niente. Allora, pulito, abbiamo pulito anche qui dentro. Qui c'era un pannello, ok. Niente, dai, in ferro si vede praticamente tutto quello che ci interessava fondamentalmente. Adesso puliamo questo sceno disastro, ok, e poi penso che partiremo a togliere questo pannello del pavimento. Partiamo con questo qui, dopo vediamo come fare e cosa fare in quello di là. Sarà un po' difficile perché il bello e il brutto di quei pannelli qui, comunque potevamo cacciarci dentro, ok, con qualcosa, far leva, svitare, far forza, usare martinetti a olio. Qua al pavimento non abbiamo possibilità, togliamo le viti e poi per forza di cose dobbiamo inventarci qualcosa. Iniziamo a pulire tutto sto casino, poi vediamo come fare. Niente, dai, per oggi basta. Abbiamo rimosso le viti, vediamo se riusciamo a migliorare. Abbiamo rimosso tutte le viti, al che abbiamo usato il trapano su questo tipo di fresa. Abbiamo praticato una serie di buchi qui intorno, ok, in modo da poter entrare con il martello pneumatico. Però non è una soluzione efficace in questo caso perché si impunta e non riusciamo ad andare avanti. Dobbiamo inventarci qualcos'altro di più efficiente, diciamo. Però siamo molto 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 soddisfatti. Dai, che va bene così. Grazie a tutti.